Sotto la superficie della Terra, in questo esatto momento, ci sono milioni di mine anti-uomo. Stima precisa non verificabile, ma il dato di 110 milioni è considerato obsoleto. Non respirano, non invecchiano, non distinguono tra il passo pesante di un soldato e quello leggero di un bambino che corre a scuola. Sono stati sepolti decenni fa in guerre che i libri di storia hanno già archiviato. Eppure loro sono ancora lì, in attesa, perfettamente funzionanti. Un esercito invisibile sparso in oltre 60 paesi, pronto a colpire con una precisione spietata. Ma come fa un oggetto grande quanto una scatoletta di tonno a conservare intatto il suo potenziale letale per mezzo secolo? La risposta si nasconde in un meccanismo di una semplicità terrificante. Fabbricare una mina anti-uomo costa meno di $3. È un pezzo di plastica economica, un po' di metallo e una manciata di esplosivo. Un prezzo ridicolo. Ma c'è un paradosso crudele. Per trovare e disinnescare quella stessa mina, il costo schizza a oltre $1.000 e richiede ore di lavoro estenuante, millimetro per millimetro, con il rischio costante di perdere la vita. È l'arma con il più alto ritorno sull'investimento nella storia del terrore. Ma c'è qualcosa che gli ingegneri militari hanno studiato con un'attenzione ancor più maniacale del costo. Qualcosa che ti farà rabbrividire. Immagina di poter attraversare l'involucro esterno di una mina. Cosa troveresti? Niente circuiti complessi, niente intelligenza artificiale, solo fisica pura e spietata. Al centro esatto c'è un componente chiamato percussore. È un ago di metallo indurito, trattenuto da una molla compressa con una forza incredibile. Questa molla è come un serpente a sonagli in tensione, bloccato solo da un minuscolo perno di sicurezza. L'intera energia potenziale dell'arma è concentrata in quello spazio millimetrico e resterà così, in perfetto equilibrio, per decenni, finché una forza esterna non rompe quell'equilibrio. Ma quanta forza serve esattamente? Tra gli 8 e i 20 kg, per la maggior parte dei modelli russi e occidentali più diffusi. È questo il numero magico. La pressione necessaria per attivare la maggior parte delle mine anti-uomo a pressione. 5 kg sono il peso di un neonato di circa 1-2 mesi. Un bambino di 4 anni pesa mediamente tra i 15 e i 17 kg. Gli ingegneri l'hanno calibrata con precisione assoluta, non troppo leggera da scattare per una foglia che cade, non troppo pesante da richiedere un veicolo. È calibrata esattamente per il piede umano. Ma il momento in cui quel peso viene applicato non è la fine. È solo l'inizio di una catena di eventi troppo veloce per l'occhio umano. Un processo che stiamo per rallentare. Quando il piede tocca il terreno, la pressione si trasferisce al piatto superiore della mina. È un disco progettato per cedere. Sotto il peso, il piatto a pressione scende, comprimendo una molla o flettendo un disco metallico plastico fino al punto di scatto meccanico. In questo esatto momento potresti ancora fermarti. Se il peso venisse rimosso all'istante, forse la molla reggerebbe. Ma la gravità e lo slancio del corpo umano sono inesorabili. Il piatto si abbassa di 2, forse 3 millimetri. Sembra niente, ma nell'universo microscopico della mina 3 millimetri sono un baratro. E poi il perno di blocco viene rilasciato. Il meccanismo di scatto si libera. Un suono metallico, sordo, attutito dalla terra. Il famoso click. I film ci hanno insegnato che se senti il click e resti immobile, sei salvo. È una menzogna mortale. Nelle mine reali il click non è un avvertimento. È il suono dell'arma che ha già vinto. Nel momento in cui lo senti, la molla si è già espansa. Il percussore è già in volo.
Viaggia a una velocità impressionante verso il suo bersaglio, una minuscola capsula grande quanto un'aspirina, chiamata detonatore. Manca meno di un millisecondo all'impatto. Il tuo cervello non ha nemmeno avuto il tempo di elaborare il suono. Il percussore colpisce il detonatore. Al suo interno c'è una sostanza chimica estremamente instabile, spesso azoturo di piombo o fulminato di mercurio. Queste molecole sono come castelli di carte nervosi, odiano stare insieme. L'energia cinetica dell'impatto le costringe a rompersi. La reazione chimica di detonazione avviene in milionesimi di secondo, microsecondi, rilasciando un'intensa ondata di calore. Una scintilla primordiale, a 3000 gradi centigradi, nasce nel buio totale sottoterra. Questa piccola fiammata è innocua di per sé, ma non è sola. È il messaggero di morte inviato al cuore dell'arma, la carica principale. La scintilla raggiunge il trinitrotoluene, il famigerato TNT. Fino a un millisecondo fa era un solido inerte, giallo pallido, simile a sapone. Potevi prenderlo a martellate e non sarebbe successo nulla. Ma il calore estremo del detonatore cambia le regole del gioco. Inizia una reazione a catena supersonica. Le molecole di TNT si decompongono istantaneamente, rilasciando energia. La mancanza di ossigeno sufficiente causa la produzione di gas tossici e fuliggine nera, carbonio, ma non è la causa della trasformazione in gas. Carbonio, azoto, vapore acqueo. Il volume del materiale aumenta di circa 1000-1200 volte in un battito di ciglia. Ma c'è un problema. Sono ancora intrappolati nell'involucro di plastica. Immagina di cercare di far entrare l'intero volume di una piscina olimpionica all'interno di una bottiglietta d'acqua in un millisecondo. È quello che sta succedendo sotto il terreno. La pressione di detonazione raggiunge circa 200.000-400.000 atmosfere. L'involucro di plastica della mina resiste per una frazione infinitesimale di secondo. Poi cede. Non si rompe. L'involucro di plastica della mina si frantuma in migliaia di schegge microscopiche. Il gas supercompresso è ora libero. Cerca la via di minor resistenza. E indovina qual è? L'aria sopra di esso, verso la superficie, verso la gamba che ha appena applicato il peso. Tutto questo, da quando il piede ha toccato il suolo, è durato meno di 2 millisecondi. Il terreno sopra la mina non viene semplicemente spostato. Viene vaporizzato e trasformato in un proiettile. Terra, sassi, radici. Tutto ciò che si trova tra l'esplosivo e l'aria aperta viene accelerato a velocità ipersoniche. I frammenti vengono accelerati a velocità comprese tra 1000 e 3000 metri al secondo. Si crea un cono di distruzione rovesciato. L'onda di pressione primaria emerge dal suolo. È un muro solido di aria compressa, così denso da piegare la luce. Colpisce per primo. Frantuma le ossa del piede e della caviglia, prima ancora che i frammenti fisici abbiano il tempo di arrivare. La biologia umana non ha difese contro questo trasferimento di energia. Subito dietro l'onda d'urto invisibile arriva il fuoco. Una nuvola di gas incandescenti a 3000 gradi investe l'arto inferiore. Brucia la pelle, cauterizza i vasi sanguigni istantaneamente, fonde i tessuti sintetici dei vestiti. L'esplosione causa emorragie massive e catastrofiche. Il calore non è sufficiente a cauterizzare i vasi sanguigni. È una crudeltà calcolata. Le mine anti-uomo, nella loro forma più comune, non sono progettate per uccidere. Sono progettate per mutilare. Un soldato morto richiede una fossa. Un soldato gravemente ferito richiede soccorritori, elicotteri, chirurghi, risorse immense. Rallenta un intero plotone. Logistica del dolore. Ma c'è un terzo elemento distruttivo, il più insidioso. L'esplosione inietta forza bruta, sì,
ma inietta anche l'ambiente circostante direttamente nel corpo. Terra, batteri, frammenti di scarpa, plastica della mina stessa. Tutto viene sparato in profondità nei tessuti muscolari sopravvissuti, creando un ambiente perfetto per infezioni fulminanti. I chirurghi di guerra la chiamano ferita sporca. Rimuovere ogni microscopico detrito è impossibile. Spesso l'amputazione che segue non è causata solo dal danno meccanico, ma dalla necessità disperata di fermare la necrosi prima che raggiunga il flusso sanguigno principale. L'esplosione è durata un attimo. La battaglia medica durerà anni. Dopo l'espansione violenta, la fisica richiede un bilancio. L'aria che è stata spinta via, con forza immensa, lascia dietro di sé un vuoto parziale, una zona di bassa pressione estrema, e la natura odia il vuoto. In una frazione di secondo, l'aria circostante precipita di nuovo verso il centro dell'esplosione. È la fase negativa dell'onda d'urto, un risucchio improvviso e brutale che strappa via detriti, vestiti e tessuti già danneggiati, tirandoli nella direzione opposta. È come se la mina colpisse 2 volte. Prima allontana tutto, poi cerca di riprenderselo. Un respiro meccanico, mortale. E poi, finalmente, il silenzio. Come fai a trovare qualcosa progettato per non essere trovato? In passato i metal detector erano la soluzione. Un po' di metallo nel terreno, un segnale acustico, un operatore cauto. Ma gli ingegneri delle armi hanno risposto con una crudeltà calcolata. Hanno iniziato a costruire mine quasi interamente in plastica. Hanno ridotto le parti metalliche al minimo assoluto. Solo il minuscolo percussore e la molla. Una quantità di metallo inferiore a quella di una graffetta. I detector tradizionali passano sopra queste mine nel silenzio più totale. Sono diventate fantasmi nel terreno, invisibili ai sensori, ma dolorosamente reali al tocco. Ma c'è un'evoluzione ancora più sinistra. Le mine a frammentazione saltanti, o bouncing betties. Quando inciampi in un filo di innesco, non esplodono subito. Una piccola carica propulsiva scaglia l'intera mina in aria. Si solleva di 1 metro, 1,5 metri da terra. Altezza, vita. A quel punto, a mezz'aria, detona la carica principale, sparando migliaia di cuscinetti a sfera d'acciaio in ogni direzione a velocità supersonica. Un raggio di distruzione letale a 360 gradi. Non mira al piede, mira agli organi vitali, mira all'intero gruppo di persone che cammina con te. È la matematica dell'omicidio di massa, automatizzata. Il problema più grave delle mine terrestri non è come uccidono, è quando lo fanno. Un fucile smette di sparare quando la guerra finisce. Un carro armato si ferma quando finisce il carburante. Una mina non sa che è stato firmato un trattato di pace. Non sa che il regime che l'ha piantata non esiste più da 30 anni. I materiali moderni, plastiche resistenti ai raggi UV e composti sigillati, rendono queste armi praticamente immortali. Aspettano sotto la pioggia, sotto la neve, mentre le foreste ricrescono sopra di loro. Generazioni nascono e invecchiano, e la mina è ancora lì, con la molla tesa, aspettando pazientemente il suo unico, inevitabile istante di scopo. Rimuoverle è un incubo logistico. Immagina di dover trovare milioni di monete sepolte in un continente grande come l'Europa, sapendo che se sbagli a toccarne una, muori. Si usano cani addestrati per fiutare i vapori dell'esplosivo. Si usano ratti giganti, troppo leggeri per far scattare i detonatori, ma con un olfatto formidabile. Si usano enormi macchine sminatrici che flagellano il terreno con catene d'acciaio pesantissime. Eppure, il metodo più affidabile resta un essere umano in ginocchio, con una tuta in Kevlar che sonda delicatamente il terreno con un'asta metallica,
centimetro per centimetro. Con il ritmo attuale di sminamento ci vorranno secoli per ripulire il pianeta. Una condanna a lunghissimo termine per l'umanità. La terra sotto i tuoi piedi dovrebbe essere un porto sicuro. Eppure, per milioni di persone, è un campo minato invisibile. La guerra finisce, ma il metallo non dimentica. Stiamo lasciando cicatrici esplosive nel corpo stesso del nostro pianeta. Io sono Renderium e questo era il meccanismo del terrore.